Cari amici, diamo il benvenuto al maestro liutaio Mirko Migliorini, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ma ci mancherebbe, grazie a voi, sono felice di essere oggi qui in questa bellissima situazione. Allora, lo strumento che abbiamo appena ascoltato dalle mani del maestro Andrea De Vitis è un tuo progetto personale o una copia o si ispira a strumenti storici? È un mio progetto personale su cui lavoro da diversi anni, anche se in realtà non mi sono inventato nulla. Ci sono 3 fonti diverse da cui ho attinto: dalla liuteria storica tradizionale, quindi Torres, Garcia, Simplicio, dalla liuteria più moderna del Novecento, Hauser, Boucher e Friedrich, e anche dalla liuteria contemporanea, da cui ho preso l'utilizzo del Nomex. Il mio intento è quello di costruire uno strumento che sia il più completo possibile. Quindi ho cercato di prendere le migliori caratteristiche dalle diverse scuole e unirle in un unico progetto. Posso dire che ho lavorato principalmente su 2 aspetti: efficienza della tavola armonica e studio delle risonanze e dei modi di vibrazione. Per quanto riguarda l'efficienza della tavola armonica, posso dire che la qualità del suono di uno strumento, di una chitarra, dipende particolarmente dall'incatenatura a ventaglio che c'è sotto la tavola armonica, nel suo interno. I primi esempi di incatenatura sono apparsi verso la fine del Settecento nelle chitarre di Sanguigno, che aveva solo 2 catene, per poi evolversi in numero e disposizione nelle chitarre di Benedict, Pages, Munoa e Panormo, fino ad arrivare verso la metà dell'Ottocento all'incatenatura a 7 raggi, 7 catene di Torres, che noi tutti conosciamo. Questa evoluzione nell'incatenatura, nel numero di catene, ha portato a dei vantaggi sorprendenti. Ha consentito infatti di avere una tavola armonica sempre più sottile e più leggera, e questo ha aumentato la vivacità e la spontaneità nell'emissione delle note e una migliore definizione dei suoni. Utilizzare il Nomex nella mia incatenatura con lo stesso identico concetto, abbinato ai 7 raggi di Torres, mi permette di assottigliare ulteriormente lo spessore della tavola armonica, mantenendo rigidità ed elasticità, aumentando quindi ancora di più tutte quelle caratteristiche rese possibili da sottigliezza e leggerezza. L'altro aspetto su cui ho da sempre lavorato è lo studio delle risonanze e dei modi di vibrazione, e per questo è stato fondamentale studiare la liuteria storica tradizionale. Io ho cominciato a fare chitarre negli anni 90, che ero un ragazzino, copiando gli strumenti di Pietro Gallinotti, che a sua volta aveva Simplicio come riferimento, allievo di Garcia, quindi scuola Torres. Per questo che la liuteria storica tradizionale, anche se reinterpretata in uno stile tipicamente italiano da Gallinotti, è rimasta fortemente impressa nel mio modo di lavorare. Si tratta di strumenti leggeri e ricchissimi di risonanze proprie: il fondo, il manico, la paletta, se sollecitati, oltre chiaramente alla tavola, se sollecitati vibrano a determinati hertz, e ogni elemento può avere anche più picchi di risonanza, e questo in base a massa e rigidità di ogni elemento. Agendo proprio su massa e rigidità si possono modificare questi picchi e creare una ricetta in cui tutte le risonanze lavorino bene insieme in armonia tra di loro. Quando le risonanze su uno strumento con geometrie tradizionali non vanno in contrasto tra di loro ma lavorano bene insieme in armonia, allora quasi per magia, anche se in realtà è tutta una questione fisica, l'emissione dello strumento diventa distesa, spontanea, malleabile, facile da produrre, il suono è più definito, più ricco e ha anche più proiezione. Quindi lo studio delle risonanze e dei modi di vibrazione è uno degli aspetti fondamentali nel mio lavoro. C'è una novità che presenterò al prossimo Roma Expo Guitars 2021, evento attesissimo, ed è questa paletta, che è la ricostruzione del bassorilievo della paletta utilizzata da Francisco Simplicio nei suoi strumenti. Se ne conoscono 5 esemplari, raffigurante Orfeo scolpito nell'ebano mentre suona la lira. La stessa paletta è stata utilizzata anche da Hermann Hauser in un suo strumento del 1936, quindi è una paletta molto importante nel panorama della liuteria chitarristica. Si tratta di una lavorazione di intaglio accurata e raffinata, anche di difficile esecuzione, che impreziosisce esteticamente lo strumento, ma soprattutto ha una fortissima simbologia, rievocando appunto il mito greco di Orfeo, il più famoso musicista di tutti i tempi, di tutta la storia, che grazie alla sua bravura e al suo talento nel suonare la lira, questo magico strumento,
riesce a coinvolgere e a incantare il regno dei morti a tal punto da convincerli a riportare in vita la sua amata Euridice. Sfortunatamente però, come spesso succede nei miti greci, non ci sarà un lieto fine e il povero Orfeo sarà costretto per il resto della sua vita a consolarsi solo con il suo strumento. Quindi questa figura, questa mitica figura, sarà scolpita nell'Ebano e immortalata anche nelle mie prossime palette, delle mie prossime chitarre. Ringraziamo il maestro liutaio Mirko Migliorini per essere stato qui con noi.